Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera. È martedì, oggi è martedì 2 aprile del 2024. Buona giornata a tutti. Un giorno insolito per l'editoriale, ma insomma, essendo stata ieri Pasquetta, abbiamo scavalcato tutto di un giorno. Quindi oggi l'editoriale, domani sarà già tempo di caffè in radio per i programmi delle 7 e invece la nostra classica programmazione ricomincia proprio da oggi. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito nel weekend, chi magari è cascato, magari no, magari ha avuto semplicemente la bontà di aprire il video di ieri, insomma, è stato un piccolo scherzettino del 1 di aprile, quello di Klopp. Ho visto tanti commenti, ho visto anche qualcuno che se l'è presa. Dai ragazzi, su però, era il 1 di aprile, cioè, si fanno scherzi mal contati da 500 anni sul 1 di aprile e sulla carta stampata media da quasi 100. Quindi dai, su. Detto ciò, torniamo un pochino seri. Se volete mettere like, assolutamente grazie a tutti quelli che l'hanno fatto anche ieri, nonostante fosse uno scherzo. Grazie a tutti quelli che l'hanno fatto anche nel weekend per editoriali, pagelle e compagnia cantante. Insomma, iniziamo perché bisogna dire, c'è un po' di cose da raccontare. 4 temi oggi nell'editoriale del martedì, come c'è scritto qua sotto, giustamente. Allora, giudizi e demineralizzazioni. Facciamo un pochino il punto sul nostro presente e il prossimo futuro. Molto, cercando di essere veramente molto super partes, anche se essendo uomini pensanti, ognuno di noi ha il proprio pensiero, quindi non si può prescindere da quello che si pensa, altrimenti saremmo macchine. Le macchine sono terze parti, gli uomini no. Proseguiamo sulle cessioni, visto che se ne è parlato tanto anche nella scorsa settimana, anche con l'intervista di Giorgio Furlani, insomma se ne è parlato tanto e faremo un pochino il punto della situazione e un pochino di puntini sulle i sulla questione cessioni. Primo il primo upgrade della prossima stagione. Terzo punto, quarto punto, il 9. Perché come ha detto Stefano Pioli, ne parleremo dopo, è giusto che il mister si concentri su campo e presente e la società invece si concentri anche sulla programmazione del futuro e anche quindi sull'attaccante, sull'allenatore, sulla rosa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, partiamo subito con il primo punto. Non parlerò, cioè nel senso non darò un giudizio io, cioè il titolo è per chi lo dovrà fare. Ehm, ormai insomma ci siamo fatti tutti un'idea di quello che so io, sapete voi, ci siamo fatti un'idea di com'è andata la stagione, colpe, colpevoli, colpetti, colpevolini, colpevolucci, meriti, grandi meriti, piccoli meriti, chi ha sbagliato, chi ha fatto bene, ognuno di noi ha la propria idea sia sui giocatori che allenatore, il mercato, dirigenti, ognuno veramente si è fatto una propria idea che più o meno è una diversa dall'altra, perché siccome ci sono tante mille sfumature su questo, ognuno è giusto che si faccia la propria idea. Chi se la deve fare per davvero è Zlatan Ibrahimovic. Perché al netto di quello che ogni tanto si racconta, più che giustamente si dice, eh, in questo momento al Milan c'è una persona che ha un'ultima parola, non vuol dire che è un padre padrone, questo no, assolutamente no. Nessuno dice che c'è una persona che comanda su tutto e tutti stanno zitti a testa bassa e non dicono la loro, assolutamente no. C'è una persona però, come è giusto che sia, che ha il diritto di ultima parola e questa ultima parola ce l'ha Zlatan Ibrahimovic. Ce l'ha sia per quanto riguarda l'allenatore attuale e nel caso futuro, ce l'ha per quanto riguarda le integrazioni nello staff e abbiamo visto con l'ingresso di Kiroschi. Nel caso, se vuol portare qualche nuovo professionista dal punto di vista della preparazione atletica, eccetera, come abbiamo visto anche negli ultimi giorni con Steve Tajan, che è venuto a fare una consulenza e vedremo nel caso se sarà anche nel prossimo futuro facente parte dello staff, oppure si fermerà la consulenza che ha fatto, oppure magari insomma, sarà dentro lo staff del prossimo futuro, questo ancora non lo si può sapere. Però è innegabile che c'è una persona che in questo momento al Milan ha una sorta di
ultimo diritto di voto e di veto, e che è Zlatan. E quindi è Zlatan che dovrà ergersi, tra virgolette, passatemi il termine, a giudice, non a, diciamo così, a dittatore incontrastato. È comunque una decisione collegiale dove si sentono tante opinioni, eccetera, ma poi è giusto che sia una persona, tra virgolette, a prendersi l'onere e l'onore di scegliere e di fare delle scelte. Ed è per questo che ogni tanto un mezzo sorriso mi scappa, sia per quanto riguarda le conferme dei giocatori, che per quanto concerne la conferma dell'allenatore, sia per quanto concerne, nel caso, diciamo così, alcuni aspetti del prossimo futuro, che non vivono alla giornata, come non sono vissuti alla giornata nemmeno l'anno scorso, perché poi l'abbiamo visto nella realtà dei fatti, i dirigenti sono saltati poche ore dopo la fine della stagione e non è una decisione che è maturata nella notte tra l'ultima partita di campionato e l'incontro con Cardinale della mattina dopo. È ovvio che è una questione che è maturata nei mesi precedenti, come è giusto che maturi questa decisione, ad esempio sull'allenatore o su altri aspetti come può essere lo staff piuttosto che i giocatori. È giusto che si maturi una decisione adesso, al di là di quelli che, almeno per quanto mi riguarda, sono i giudizi di una singola partita o meno, perché non si può trarre un giudizio positivo o negativo. Io non voglio sbilanciarmi oggi, onestamente non ne ho nemmeno troppa voglia, tra virgolette. Se il tuo attaccante mette la palla sotto il 7, ipoteticamente nel cielo di Dublino, e ti fa vincere la coppa, oppure sbaglia l'ultimo rigore e tu sbagli, diciamo così, l'ultima partita che non ti consente di vincere, sarebbe veramente una decisione da bar. E il Milan non fa decisioni da bar e non deve prendere decisioni da bar, con tutto il rispetto per le chiacchiere da bar, ma finiscono e nascono nel giro di un caffè. Qui si parla di valutare il percorso e di capire se ci saranno ulteriori motivi per proseguire il percorso, sia tecnico dell'allenatore, sia nel caso di alcuni giocatori. L'unica cosa che un pochino mi lascia un po' così è questa sorta di un pochino di demineralizzazione del tifo, nel senso che, magari mi sbaglio, però questa continua ricerca di non so nemmeno come quantificarla, come raccontarla. Probabilmente la dirò malissimo e non riuscirò nemmeno a far passare il messaggio. Ci si sta un pochino perdendo dietro a 1000 risvolti, che è giusto, perché il calcio attuale in questo momento è composto da 1000 risvolti, non semplicemente da una singola partita, ma si sta un pochino perdendo quella che è in realtà poi la singola partita. Ci si affanna a dare giudizi sul fatto se un giocatore è arrivato con 3 milioni in più o 3 milioni in meno, con un bonus in più, un bonus in meno, se una campagna acquisti è stata esattamente fatta al centesimo tra entrate e uscite, se cosa, tra cessioni di società, tra veramente milioni di aspetti, e poi si perde un pochino quella che in realtà è quello che ci ha portato a essere tifosi di un certo sport, cioè io quando affronto l'Inter voglio vincere. Io se affronto la Salernitana non sono agitato come, con tutto il rispetto, non sono agitato come quando affronto l'Inter. Se la nazionale italiana vince col Brasile, non è come quando vince o perde con la Repubblica Ceca. Se vince con la Francia, con la Germania, esco dal Milan. Non è come quando vince contro Belgio e Portogallo, butto così proprio nomi a caso. Se io vinco con il derby con l'Inter o l'Inter me ne fa 5, non è la stessa cosa. È inutile che ce lo raccontiamo, ma altrimenti non saremmo tifosi del Milan, saremmo tifosi probabilmente del Napoli, che se l'Inter o il Milan ci fa 5 gol ci dà un fastidio atroce, ma magari non ci brucia come potrebbe farlo una squadra direttamente, diciamo così, in lotta con te per 1000 motivi, non solo e soltanto per magari quell'anno in classifica. Un pochino me ne dispiace. Vado subito al secondo punto perché un po' lo riguarda. Cioè le cessioni.
Qui sarò molto più rapido, nel senso, ci sono 3 grandi giocatori al Milan, sono Rafa Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez. Olivier Giroud partirà per limiti d'età e per scelta, quindi andrà a fare una nuova esperienza completamente rispetto a quello che sta facendo al Milan, ed è anche giusto così, insomma, mi sembra anche corretto così, di rispettare la sua scelta. Per quanto invece gli altri 3, stesso Rafa, perché anche qui ogni tanto bisogna un pochino snasare quelli che sono alcuni movimenti che stanno intorno a noi. Qui vi parlo un pochino più forse da tifoso a tifoso. Quando c'è qualcosa che bolle in pentola, in un modo o nell'altro, una riga, un titolo, una vocina, una vocetta, una mini intervistina, una frase, quello che volete, esce sempre. L'anno scorso eravamo qui in ballo con Leao, il rinnovo o non il rinnovo, perché in realtà ci sono state parecchie spinte per il mancato rinnovo di Rafa. E se Rafa è il Milan è perché l'ha voluto Rafa. Punto. Dal punto di vista extra Milan, intendo. Chi è dentro al Milan, è ovvio che tutti volevano il rinnovo di Rafa, ci mancherebbe altro. Parlo extra Milan. Quest'anno che Rafa non ha intenzione di partire e non ha aperto alcun tipo di porta, né lui né altri, come vedete praticamente non c'è praticamente mezzo spiffero. Per altri giocatori, se gli spifferi ci sono, è perché evidentemente qualche porta aperta in più c'è. Ecco, velocissimamente su Mike Maignan. Mike, per quanto non serviva l'ultima partita, ma lo conosciamo, al di là magari dei 2 mesi che non ha fatto da top 3 al mondo, mettendo magari in mezzo qualche errore di troppo, mettendo anche in mezzo il fatto, possiamo metterci in mezzo anche il fatto che è un portiere, ha un ruolo un pochino più marginale, tra virgolette, nel mondo del calcio, si ti porta punti, ma non è un giocatore in movimento, un pochino più rimpiazzabile. Ci sono state nella storia grandissime squadre che hanno vinto tantissimo, pur non avendo magari il quarto, il quinto, il sesto portiere migliore in quel momento in rosa, anzi, in sottovoce a volte è capitato anche al Milan stesso, insomma, di non avere dei portieri fenomeno o di avere dei portieri comunque un pochino più normali e di vincere comunque tutto e ritutto. Però detto questo, McMinian ce l'abbiamo e sarebbe anche bello tenerselo. Capisco che bisognerebbe fare uno sforzo economico grosso, perché è innegabile, prende 2,8 in questo momento e Mike Maignan è un portiere del livello almeno di altri livelli che prendono a volte anche 3 volte quello che prende in questo momento Mike, e quindi è anche logico che nell'ultima, passatemi il termine ultima perché non è magari semplice da digerire, però d'altronde se scade il 26, l'estate 24 è l'ultima estate dove realmente hai grande potere anche per sederti al tavolo e trattare una cessione, perché l'anno successivo, l'estate 25, saresti a 12 mesi dalla fine del contratto, quindi con una società che possibilmente ti viene un po' a tirare il prezzo perché sa che tra un anno il contratto è finito e quindi nel caso va a ingolosire il giocatore, non viene sicuramente a ingolosire te. Questa è l'estate nel caso per approfondire un discorso di cessione anche per quanto riguarda Mike. Te lo lascio un attimo da parte, credo che un pochino si sia snasato cosa sia Theo Hernandez per i tifosi del Milan, per noi tutti, insomma Theo è qualcosa in più e gliel'abbiamo anche forse anche riconosciuto noi, nel senso ancora prima della critica di essere il nostro miglior giocatore, il terzino più forte che, almeno a sinistra che c'è in questo momento, un giocatore che ti cambia completamente l'inerzia di una partita, è tanto bravo a difendere ormai rispetto a quanto attacca, è un attaccante aggiunto sia per assist che per gol, che per pericolosità, per ampiezza di gioco, per soluzioni di gioco che ti dà. Teo è qualcosa di extra ed è qualcosa veramente di troppo per poter pensare a una cessione. Su Teo veramente bisogna fare un qualsiasi tipo di sforzo, anche se dovesse chiedere più di 6, 7. Il Milan con Teo non può abdicare da essere uguale ad altre squadre. Ecco, se lo sappiamo, perché tanto non è che siamo stupidi,
Sappiamo che non siamo magari a livello di Real Madrid, di City, di altre squadre che possono offrire a 5, 6, 7, 8 giocatori ingaggi dai 5, 6, 7, 8, 9, 10, eccetera, eccetera. Lo sappiamo ed è giusto anche prendere consapevolezza. Dobbiamo anche prendere consapevolezza che Teo non è normale, passatemi il termine, è un extraterrestre e dobbiamo comportarci con lui come tale. Con Mike perderesti un gran pezzo anche nello spogliatoio, oltre che un portiere fenomenale, un portiere che ti consente, l'abbiamo visto anche a Firenze magari, se qualcuno di voi ci ha fatto caso, la Fiorentina ci veniva a pressare altissimo, ma noi potevamo permetterci comunque di girare palla bassa, di impostare, perché avevi Mike Maignan. E non averlo ti farà la differenza, perché un portiere con quei piedi non lo trovi da nessuna parte, ce ne sono veramente 3 in croce che sanno costruire l'azione quasi come un difensore centrale. E quindi nel caso ci metteremo nell'ottica che se dovesse partire arriverà un altro portiere, però non possiamo pensare che sia tutto, ma sì, fa niente, lo vendo e andiamo avanti. Perdi comunque un gran pezzo, ragazzi, nel caso. Non sto mettendo le mani avanti, però nel caso si perderà veramente un gran pezzettone. Di Milan anche in spogliatoio, nell'anno in cui rischi di perdere Giroud, Kier e forse anche Maignan. Devono crescere gli altri, c'è poco da fare. Ancora più veloce questo terzo punto. Il primo upgrade della prossima stagione è ciò che non ci ha permesso, in buona sostanza, di essere competitivi per lo scudetto, cioè ottobre, novembre e in parte dicembre, cioè il quarto anno consecutivo di crisi infortuni, cioè gli errori umani che abbiamo commesso, probabilmente in fase di preparazione, e che hanno condotto a 4 problemi tendinei e 3 dozzine, non so quante onestamente, di problemi muscolari. Ci hanno escluso di poter competere perché in realtà invece la città rosa, mannaggia, l'ha dimostrato anche a Firenze, è talmente ampia che adesso che stiamo bene li vediamo i risultati, e il Milan quando sta bene di numero di giocatori e di gambe ha una qualità di rosa che per quanto mi riguarda è quantomeno pari all'Inter. Parlo di rosa, non di primi 11, di rosa. Perché so benissimo anch'io che dall'altra parte c'è un Lautaro piuttosto che so, c'è un Thuram, piuttosto che altri giocatori in mezzo al campo, piuttosto che sull'esterno, insomma, li so, parlo di rosa. Il prossimo upgrade è chi gestirà la nostra preparazione atletica l'anno prossimo deve essere al top del top del top e mi deve, tra virgolette, convincere che non ci sarà mezzo errore umano se non ai limiti, cioè la contrattura, lo stiramento, nel limite umano dei numeri di tutte le altre squadre. Al netto che si gioca tanto, quello che volete, ma il Milan per 4 anni consecutivi non è stato all'altezza della situazione e l'anno prossimo non può essere che ci ritroviamo esattamente così come ci siamo ritrovati negli ultimi 4 anni. Non è possibile perché altrimenti va a ramengo la stagione, cioè il nostro campionato in parte è morto lì, perché poi in realtà avremmo avuto il ritmo dell'Inter, l'abbiamo avuto delirio infortuni e post delirio infortuni. Ma in quel mese e mezzo di grande crisi hai perso un'infinità di punti, ma l'hai persa anche perché non potendo ruotare sei andato anche in insofferenza mentale, cioè molte di quelle partite coi punti persi le abbiamo perse anche perché non avevamo certezze in quel momento, quei giocatori che si infortunavano, i compagni che ad esempio col Borussia vedono accasciarsi per l'ennesima volta un giocatore, loro compagno, e staccano la spina ed escono praticamente dalla Champions in quella circostanza, perdendo in casa col Borussia. Ci sono state partite col Napoli, con Lecce di doppio vantaggio, che al primo gol che prendevi iniziavi ad impaurirti perché oddio, oddio, adesso cosa succede? Ne prendiamo un altro. È una squadra che aveva perso certezze, anche figlie del fatto che non stava bene fisicamente con tanti giocatori fuori, anche per tanto tempo.
L'anno prossimo il primo upgrade deve essere quello. Dobbiamo avere la certezza matematica di fare una stagione come tutti gli altri. Niente di eccezionale, come tutti gli altri, che hanno i loro problemi, i loro up, i loro down di preparazione, di gambe che girano di più o meno, ma non possiamo più permetterci di fare i mesi di crisi. Questo non più, perché semplicemente paghiamo le stagioni, paghiamo i trofei, paghiamo essere competitivi e non si può proprio più accettare una questione del genere. Quindi, se dovesse restare Pioli con questo staff, devono mettere 8 mani sul fuoco che hanno capito gli errori, come magari hanno capito già in parte in questo inverno facendo dei lavori di forza migliori rispetto al passato, e infatti adesso il Milan sta facendo meglio. Se non dovesse essere Pioli allenatore, il prossimo staff. Se dovesse esserci Pioli con un nuovo staff, però qui onestamente faccio fatica a crederlo, uguale, ma il primo upgrade deve essere questo. Noi dobbiamo stare bene. Per 12 caspita di mesi dobbiamo stare bene. Quantomeno pari agli altri. Chiudiamo col nome forte per il 9, che è Joshua Zirkzee, che è stato eseguito tantissimo ed è forse uno di quelli che sicuramente ha un costo alto, non lo metto in dubbio, ha ancora però un ingaggio papabile perché prende 1 milione, quindi insomma si può fare un ragionamento con lui dal punto di vista dell'ingaggio, sia dal punto di vista del progetto, bisogna prenderlo e metterlo all'interno di un progetto come punta titolare. Qui ovviamente stiamo andando a gusto, cioè, ci sarà sicuramente qualcuno di voi che piace di più Sesko, a me piace di più Zirkzee per esempio, però insomma il Milan qui sì bisogna muoversi per tempo. Non vi dico a prescindere dall'allenatore, perché sarebbe anche giusto che l'allenatore possa dire la sua sull'attaccante, anche se l'ultimo grande allenatore del Milan è stato Carlo Ancelotti, e Carlo Ancelotti in alcune scelte di mercato non ti dico che se l'è ritrovato a Milanello, ma comunque non è che ci ha messo lui la parola giusta per dire preferisco uno o l'altro, o compratemi questo e l'altro ancora. E non dico che faceva con quello che si ritrovava, perché comunque era seta, non era materiale di scarto, ma comunque al di là di quello che erano le scelte, lui poi lavorava e reimpastava la squadra rispetto a quello che poteva avere. Quindi capisco anche che in teoria bisognerebbe sentire l'allenatore sull'attaccante, capisco anche che se devi prendere un attaccante grosso devi iniziare a muoverti più o meno adesso, iniziando già a chiacchierare con la gente, il giocatore, per dirgli tu l'anno prossimo metaforicamente metterai le 9 del Milan, e quindi fare un discorso un pochino più generale sull'attaccante. Poi, visto che in teoria decide per buona parte Zlatan, come ci siamo messi spesso nelle mani di Paolo per i difensori e siamo andati molto bene, ci metteremo nelle mani di Zlatan per l'attaccante e speriamo di andare pari. Quindi molto bene. Sono arrivato in fondo all'editoriale, grazie, ci vediamo tra poco per tutti i nostri appuntamenti da Mattino Milan e quant'altro per quello che ci riguarda. Grazie ancora, buona settimana e a presto. Ciao a tutti.